Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel brevissimo video di oggi, suggerito dalla community, vado ad analizzare il progetto Witcoin THC e, al contrario di quanto dicono molti colleghi su YouTube che è una coin da investire, un progetto serio, io vi do la mia versione che è un po' contrastante e vi dirò perché è meglio non prenderlo come un investimento nel lungo periodo, ovviamente dopo la sigla. Nell'anno in cui i meme token stanno prendendo il sopravvento quasi anche sulle normali criptovalute in quanto speculazione, mi è stata portata all'attenzione questo meme token che viene chiamato Witcoin, che è un token dedicato alla marijuana. Siamo sul sito witcointhc.finance, clicchiamo col tasto destro del mouse, ormai lo sapete, traduciamo in italiano per facilitarci la comprensione. Come vedete, Witcoin, moneta dell'erba, è una community focalizzata sul sostegno alla legalizzazione della cannabis in tutto il mondo. Che cos'è questa moneta? Cerca di sostenere la legalizzazione della cannabis a livello globale, sostenere le proprietà CBD per scopi medici e salutari, aiutare le persone a sostenere la finanza e le terapie CBD, cambiare il punto di vista dei media e dei governi sull'uso della cannabis, sostegno e finanziamento dei progetti agricoli sulla canapa. Successivamente cercheranno di ottenere una partnership con CAD International, un'organizzazione umanitaria internazionale con sede in Italia. Witcoin sostiene la ricerca per aiutare a sostenere i malati di Parkinson e i malati di sclerosi multipla. La cannabis può essere utilizzata a scopo terapeutico per contrastare queste malattie e dare sollievo al malato. Witcoin si impegna a fare donazioni per la ricerca e lo sviluppo di terapie mediche a base di cannabis, come evidenziato nel white paper. Un sogno che hanno gli sviluppatori di questo token e ovviamente i token holder sognano che ogni social club di Spagna, ogni coffee shop di Amsterdam, ogni negozio in California e ogni terapia di cannabis medica nel mondo venga pagata in Witcoin. Questo è altamente possibile grazie alle associazioni pro legalizzazione e ai gestori di negozi che ci supportano. È un progetto, è un token che gira sulla Binance Smart Chain, quindi si può acquistare sul consueto PancakeSwap e come al solito vi lascerò in sovraimpressione il link qualora vogliate settare MetaMask alla Binance Smart Chain per acquistare questo token che ha l'acronimo di THC. Partiamo dal fatto cosa non mi piace a prima vista. Non mi piace che venga associato il cane, perché ci sono tanti meme coin come Dogecoin, Shiba Inu, Akita Inu e via dicendo, quindi associano un meme coin di un cane con un cappellino, il simbolo della marijuana e il loro acronimo THC. Questo secondo me è per invogliare gli utenti, l'utenza a portare attenzione verso il progetto e anche per l'acquisto, associando un simbolo di un cane che attualmente è altamente di moda. Potevano distinguersi magari utilizzando altri simboli piuttosto che riciclare il solito cane. Come vedete qua sembra lo Shiba Inu in versione rapper. Le cose scritte all'interno del sito sono anche vere, questi sono dati che sono alla portata di tutti. Una cosa che non si trova è veramente il legame che c'è tra Witcoin Project e questi studi clinici e questi studi di ricerca che vengono veramente o no sovvenzionati da questo progetto, quindi anche qui è una cosa un pochino dubbia. Potrebbero averla menzionata solo per invogliare la gente a offrire propri fondi nel progetto per aiutare la ricerca per queste malattie. Dico potrebbe perché non ci sono né prove di una reale collaborazione e né prove di una reale non collaborazione nel caso. Una domanda che mi sorge spontanea: perché io dovrei andare in Spagna o ad Amsterdam, in California, in qualsiasi coffee shop e pagare con THC quando potrei tranquillamente pagare in Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra criptovaluta? Perché non si può pagare in Bitcoin o Ethereum, a parte eventualmente le fee e la lentezza di transazioni? Potrebbe usare qualsiasi altro token, qualsiasi altra criptovaluta atta a fare funzioni di scambio tra
denaro e beni, come ad esempio anche Litecoin è velocissima ed a costi bassissimi. Questa è un'altra domanda che mi pongo. In fondo al sito possiamo guardare la roadmap dal Q2 2021. Nel Q3 2021 prevedono di essere listati negli exchange centralizzati, un contest su Twitter e Reddit, iniziare a negoziare con i negozi di cannabis e avere una market cap di 10 miliardi di dollari entro il 31 agosto. Nel Q4 2021 intendono essere listati negli exchange più importanti del mondo e hanno intenzione di aumentare le partnership intorno al mondo per quanto riguarda i cannabis shop e avere una market cap entro il 15 dicembre di 300 miliardi di dollari. Attualmente l'exchange centralizzato che dovrebbe trattare THC token di Widcoin è Hotbit. Ho creato una playlist dedicata a Hotbit, vi lascerò il link in sovraimpressione per poter andare a dargli un'occhiata. Passiamo un attimo su Hotbit, andiamo a vedere gli annunci perché dovrebbe essere listata, mi pare, proprio oggi o massimo domani. Eccolo qua, il simbolino THC. Facciamo la solita traduzione in italiano. Hotbit lancerà THC Widcoin il 15 giugno 2021. Hotbit dovrebbe elencare il THC nella sezione Growing. Vi lascio eventualmente anche il link in descrizione di questa schermata dove potete andare a leggere nel dettaglio il listing di THC. Lo staff operativo che sta dietro a questo exchange è molto intelligente perché sfruttando il trend del momento dei meme token sta continuando a listare più meme token possibile in diverse categorie, quindi un plauso comunque a Hotbit per cavalcare questo trend, ma soprattutto per dare anche la possibilità di utenti che magari riescono a muoversi meno sugli swap della DeFi possono accedere facilmente all'acquisto e al trading di questi token. Come la maggior parte dei meme coin, purtroppo che vengono definiti monete della community, non viene menzionato nessun team, nessuno sviluppatore, anche se in questo settore così delicato, non tanto quanto il meme token, ma quanto all'erba medica, ci vorrebbe secondo me la visione, la lettura di un team che ci sia alle spalle di questo progetto. Nel mondo delle criptovalute ci sono dei progetti legati alla cannabis e legati alla marijuana, non tantissimi, ma ricordo uno in particolare che viene chiamato Potcoin, che è stato lanciato nel gennaio 2014 ed è stata una delle prime criptovalute nell'industria della marijuana. Qua vi faccio lo switch sul sito internet. Fu progettata per risolvere i problemi bancari di quelle persone che cercavano di effettuare transazioni riguardanti la marijuana legale, sottolineo legale. In origine questa criptovaluta cercava infatti di capitalizzare sulla legalizzazione della marijuana, precisamente in Colorado, persino con l'installazione di un bancomat Potcoin presso un dispensario di marijuana nello stato americano. Tra il 2015 e il 2016 si sentì pochissimo parlare di questo progetto per poi rinascere il 12 giugno 2017 con un comunicato stampa e un video dell'ex star dell'NBA Dennis Rodman che sfoggiava la maglietta con scritto potcoin.com. Rodman sfoggiò questa maglietta durante un viaggio in Corea del Nord, dando così un'enorme visibilità al progetto che lo fece aumentare del 76% del suo valore in un solo giorno, secondo CoinMarketCap. Un'altra caratteristica particolare rispetto ai meme token è che questa criptovaluta ha una disponibilità limitata, solo 420 milioni di token, validazione dei nodi con l'algoritmo Proof of Stake e gli investitori possono ottenere rendimenti annuali fino al 5% sui propri Potcoin detenuti in staking. Transazioni ovviamente veloci, si parla di circa 40 secondi. E un'altra cosa importante, se noi andiamo sul sito di Potcoin cliccando su acquista Potcoin, vediamo che è supportata da molteplici exchange, ad esempio Bittrex, quindi non solo exchange decentralizzati ma anche exchange centralizzati. Questa è una grande differenza che ci può avere con un progetto, chiamiamolo così, serio e un meme token riferito al settore della marijuana. Tornando su Widcoin, non prendete questo meme token come un investimento nel lungo periodo. Se volete speculare approfittando del trend del momento per quanto riguarda questi meme token,
È possibilissimo, per carità, non vi sto dicendo che magari non possa fare un 100 per o un 1000 per come va di moda dire per questi meme token. È fettabilissimo perché con una supply altissima, la possibilità con pochi euro di acquistarne grandi quantità e quindi anche di far lievitare i prezzi in una maniera molto semplice, più investitori ci sono, più questo prezzo viene pompato ed è facilmente raggiungibile un 100 per o un 1000 per. Ovviamente non avendo al momento, secondo quanto scritto proprio dal loro sito, un progetto ben concreto alle spalle, una roadmap e non essendo presente un team che, ripeto, non è fondamentale per quanto riguarda i meme token, ma è fondamentale perché si tratta di un progetto legato alla marijuana, quindi è meglio che ci sia un team. Allo stato attuale, come dicevo, non è un investimento nel lungo periodo, anzi ha un altissimo rischio di scam. Possiamo andare un attimo a vedere su chart il grafico di questo meme token. Vedete che il prezzo è praticamente bassissimo, una capitalizzazione di mercato altrettanto bassa. Andiamo un attimo a vedere il THC holder. Al momento ci sono 3690 address che detengono THC nel proprio wallet. Qua sotto possiamo, come sempre, andare a vedere i wallet e le percentuali che ci sono all'interno. L'unica cosa che vedo che è discreta è che la distribuzione è abbastanza omogenea per ora, non ci sono delle grosse balene che detengono dei grossi quantitativi di THC token. Per acquistarlo, come ho menzionato prima, bisogna andare su PancakeSwap, collegare MetaMask e scegliere il token, la criptovaluta da scambiare con THC. Fate molta attenzione, slippage consigliato 10%, ma secondo me potrebbe essere anche molto più alto. Come ho fatto vedere in un video qualche settimana fa, il rischio di acquistare anche con poche centinaia d'euro un token del genere con un'altissima quantità in circolazione, poca liquidità, c'è il rischio che una volta acquistato e una volta che vogliamo riscambiare i nostri THC o un altro qualsiasi meme token in BNB manchino i fondi per poter fare questa conversione. In questo modo saremo completamente bloccati e non riusciremo più a riconvertire il nostro guadagno, comunque il nostro acquisto iniziale in BNB o un altro token per convertire in euro, quindi fate molta attenzione. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro video, nel nostro consueto appuntamento, spero sia stato di vostro gradimento. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di seguire la nostra community su Telegram e entrarne a farne parte e di rimanere sintonizzati anche domani per il prossimo video tutorial. Ciao a tutti!